Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi o bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche le altre puntate di ATF Fight, partendo dalla puntata 15, in cui ad ogni puntata confronteremo e analizzeremo due o più ATP e anche ovviamente gli aggiornamenti settimanali e le anteprime del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 49esimo episodio andremo ad aggiornare i nostri file Excel con l'andamento degli investimenti ovviamente riferiti a dicembre. Con oggi concludiamo 2 anni di inizio e monitoraggio del patrimonio, quindi tiriamo le somme dell'anno, tiriamo le somme di questi 2 anni. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata al solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento né si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, possiamo cominciare. Eccoci qui sul primo file Excel riguardante il patrimonio e come al solito cominciamo dal foglio numero 3 conto titoli. Anche per il mese di dicembre ho effettuato i 4 acquisti, uno sull'ETF del Nasdaq 100 e 3 sulle azioni singole cinesi. Vi ricordo che NIO è un'azienda cinese legata al mondo dell'automotive, mentre China Molybdenum e Zijin Mining Group sono due aziende cinesi che si occupano dell'estrazione dell'oro e di materie prime importanti per la transizione energetica. Vi anticipo già che nel corso del 2026 andrò a modificare la mia asset allocation con qualche nuovo ingresso probabilmente e anche qualche occasione di vendita. Comunque per adesso potete vedere il mese di dicembre. Passiamo poi ai fogli allegati alle cripto. Vi ricordo, vi faccio solo un piccolo appunto che oggi sto girando il video il 28 di dicembre in quanto il 31 lavoro e poi parto per festeggiare il Capodanno, quindi andrò a inserire i dati. Potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti nel prossimo video che vedrete, anche perché poi probabilmente mi sveglierò il 31 mattina per inserire i valori definitivi. Comunque non cambieranno di molto. Per quanto riguarda le criptovalute, facciamo un breve recap di questo anno, anche perché le trovate come sempre tutte su Nexo. Avevo convertito i Pax Gold, mi sembra per forza a marzo, in Solana, vedete qui il 23 di marzo, dopodiché le ho portati avanti per praticamente tutto nel corso dell'anno, sì, ecco qui sempre marzo. Verso maggio ho convertito anche gli USDC, anch'essi in Solana, quindi ero rimasto con i Nexo token e Solana e li ho portati avanti così fino al 21 di ottobre in cui ho convertito 8.000 euro circa di Solana in USDC nuovamente in quanto le condizioni di mercato non erano più favorevoli. Infatti facciamo una scappata veloce su CoinGecko e se andiamo a vedere un attimo l'andamento di Solana nel corso dell'anno, quindi li ho convertite a ottobre, in 21 ottobre in USDC e quindi diciamo che ho fatto bene, potevo convertirle prima, però pensavo che potesserci essere ancora un rialzo verso l'alto e quindi convertendole circa il 21
dove eccolo qui, in stablecoin comunque mi sono evitato di beccare questa lunga discesa. Poi probabilmente nel corso del 2026 rimarranno così. Intanto torniamo un attimo sul foglio Excel, eccoci qua, e quindi come dicevo per tutto il 2026 rimarranno convertite in stablecoin. Vedete poi anche i token Nexo li ho convertiti in USDC e adesso ho circa 7.000 euro in stablecoin. Purtroppo neanche quest'anno sono riuscito a fare cash out delle cripto, in quanto come potete vedere comunque avevo investito 9.616 euro. Io vengo dal crollo di FTX in cui avevo su delle criptovalute che non mi sono state rimborsate completamente, tra cui un bonifico di 900 euro e poi avevo perso anche una piccola quantità di denaro in Luna, vi ricordate? E quindi diciamo finisco l'anno in positivo perché inizio anno 5.600 e rotti, adesso ne ho circa 7.000 se non sbaglio, comunque dopo lo andiamo a vedere, e quindi finisco l'anno in positivo. Convertendole in USDC probabilmente dovrò pagare delle tasse l'anno prossimo durante la dichiarazione dei redditi. Comunque vediamo, per adesso sono tranquillo perché comunque il valore rimane stabile, come vedete, 7.100 euro circa. Bene, quindi abbiamo visto anche le criptovalute per quest'anno. Passiamo poi al foglio 5 Asset Allocation, in cui in questo foglio vengono monitorate in dettaglio tutte le asset class, esclusi i beni materiali. Per comodità, come al solito, ho già inserito i valori delle azioni singole, quindi se no avremmo messo troppo tempo. Inseriamo l'Austria 2117, anche questa è stata molto in calo durante quest'anno. Le criptovalute abbiamo detto, andiamo a vederlo subito, 7.063,13. Quanto riguarda la liquidità, vi ricordo che un conto corrente principale e un conto corrente secondario in questo foglio sono riuniti tutti assieme, quindi andiamo a fare come sempre un solito commentino. Per chi mi segue lo saprà già, ma lo ripeto per i nuovi arrivati, che non ho un asset allocation ideale in termini di percentuali che voglio raggiungere, quindi 80-20, 60-40, anche perché se l'obbligazione Austria 2117 è una speculazione sui tassi e quindi non la considero effettivamente nel mio portafoglio. Nel senso, ovviamente la conteggio in termini percentuali, però si tratta sempre di una speculazione che prima o poi andrò a vendere. Stesso discorso vale per le criptovalute che adesso pesano il 7,54%. Avrei preferito incassare nel mese di settembre-ottobre, comunque verso la fine della bull run, però purtroppo non mi è stato possibile, quindi adesso le terrò praticamente per tutto il 2026 fino a che non ci saranno le condizioni, a mio modo di vedere, di rientrare nuovamente nel mondo cripto. Intanto, chi lo sa, magari escono delle nuove criptovalute. Valutiamo insomma bene il da farsi nel corso del 2026. Abbiamo poi la liquidità. Io preferisco avere molta liquidità sui miei conti correnti. Infatti vedete che abbiamo raggiunto un 44% sul totale. Poi abbiamo infine ovviamente la parte azionaria che è data dall'ETF del Nasdaq 100 e tutte le varie azioni singole che vedete qua. E come vi dicevo in precedenza, nel corso del 2026 farò qualche cambiamento. Qui come potete vedere il grafico non abbiamo più raggiunto il picco di azioni di ottobre, visto che c'è stata l'ultima impennata in quel periodo lì, però ci siamo ripresi abbastanza bene, poi andremo a vedere anche il rendimento medio annuo delle mie azioni. Qui invece abbiamo il grafico con le percentuali e per aree colorate. Bene, possiamo salvare nel frattempo. Ci spostiamo poi come di consueto sul foglio numero 6 chiamato storico investimenti. In questo foglio viene fatta una panoramica, scusate, di tutti i miei investimenti, ETF, azioni singole e obbligazioni nel corso appunto degli anni.
come dicevo forse in uno scorso video. Poi farò un video di uscita in cui vi spiegherò nel dettaglio tutte le varie formule del mio foglio Excel, compreso questo e tutti quelli precedenti. Per comodità, come di consueto, ho inserito i vari acquisti di azioni singole nel mese di dicembre. Adesso andiamo a vedere come di consueto l'ETF del Nasdaq 100. Vi ricordo che gli acquisti vanno segnati con il segno meno, in quanto sono soldi che escono dalle mie tasche per andare a finire nell'investimento, quindi meno 1000, che è il valore acquistato dal broker. Possiamo andare a vedere il valore sul broker che utilizzo, che vi ricordo che è Scalable Capital. Eccolo qui, 27.900, facciamo 28 dai, per comodità, 27.928, perfetto. Eccolo qui, c'è stata una bella ripresa comunque negli ultimi giorni di contrattazione delle borse. Infatti attualmente ci attestiamo con un rendimento semplice del 16, circa 17%, un rendimento medio anno del 16% circa. Come vi dicevo, sto girando il video il 28 di dicembre e andrò magari a modificare questi dati il 31 di dicembre per essere ancora preciso, però purtroppo non riesco a girare il video il 31 di dicembre. Qui, come potete vedere, ho preparato una nuova tabellina per questo nuovo ETF del mistero, che poi devo ancora vedere se vado ad acquistarlo. Comunque ne parliamo con l'anno nuovo. Qui abbiamo l'inconfondibile verde dell'Austria 2117, qui siamo ancora in calo, quindi è innegabile che questo è l'investimento peggiore del mio portafoglio. Ci attestiamo con un rendimento negativo del 24% circa e un 13,40% circa di rendimento medio anno. Però ovviamente con le cedole che ha staccato, che stacca circa novembre, settembre, vedete, abbiamo recuperato leggermente. Infatti il rendimento è leggermente migliorato, meno 19%, meno 11% circa di rendimento medio anno. Bene, questa qui vi dico già che è NIO, ho già recuperato il dato, 1726, anche questa nel corso dell'anno si è apprezzata bene, adesso è calata di molto e ci attestiamo a un rendimento del 3,35 come rendimento medio anno. Poi abbiamo anche qui Lightbridge. Mannaggia a me che non ho fatto take profit al momento giusto, comunque è leggermente in calo ancora. Ci attestiamo con un rendimento del 7% circa e un rendimento medio anno del 12,17%. Passiamo poi a questa China Molybdenum. Questa dà sempre delle grandi soddisfazioni perché ci attestiamo a 1137 con un rendimento del 62% e un rendimento medio anno del 309% circa. Passiamo poi a Zijin Mining Group, anche questa va bene, 741, eccolo qui, un rendimento del 24% circa, un rendimento medio anno del 107% circa. Questa ha staccato un succosissimo dividendo, quindi vedete va messo nella colonna dividendi che poi va ad abbassarmi il totale e quindi ad aumentarmi, vedete, il rendimento medio anno e il rendimento semplice. Comunque poi tranquilli che lo vediamo. Per quanto riguarda Novo Nordisk si è ripresa leggermente, quindi concludiamo l'anno con un rendimento del 7,7% e un rendimento medio anno del 20% circa, perché stacca comunque un dividendo molto grosso di 17 euro. Le statistiche definitive poi dell'anno le metterò in questa piccola colonnetta qua, però lo farò ovviamente come detto in precedenza il 31 di dicembre. Andiamo a vedere l'anno come si è concluso per il momento, e si è concluso peggio diciamo rispetto all'anno scorso, perché tutto il mio portafoglio attualmente sta rendendo un 7,64% di rendimento medio anno
e un 8,40% di rendimento semplice, diciamo. Quindi se dovessi andare a vendere tutti i miei investimenti otterrei 3.506,55 all'ordo, ovviamente delle tasse, che se noi intanto andiamo a vedere rispetto all'anno scorso stiamo facendo decisamente peggio, perché l'anno scorso andavamo su un 17,35% di rendimento medio anno e un 12,19% di rendimento semplice. E ovviamente il rendimento era più basso perché comunque la somma investita era più bassa. Ora ovviamente ho 45.000 e rotti di euro di investimenti, quindi se dovessi andare a vendere il guadagno effettivamente sarebbe di più, però in termini percentuali sarebbe minore. Soprattutto il calo che c'è stato da ottobre a dicembre mi ha fatto riflettere, in quanto credo che ci sia la necessità di andare a mettere mano alla mia asset allocation. Comunque poi lo vedremo nel corso del 2026. Bene, possiamo salvare. E ora rullo di tamburi, chiudiamo, ci spostiamo per l'ultima volta di quest'anno sul foglio patrimonio. Vi ricordo che in questo foglio viene fatto un monitoraggio completo di tutto il mio patrimonio, quindi beni immobili, quindi tutto quello che ho è messo in questo foglio. E vi ricordo che in questo caso i conti correnti sono separati, quindi ok, poi abbiamo l'Austria 2117. Chi lo sa se siamo in negativo ancora rispetto al mese precedente. Questo è il secondo conto corrente, vi ricordo che utilizzo come piccolo fondo di emergenza. Le cripto cosa abbiamo messo che non mi ricordo già più. 6.235. No. Dov'è? 7.063,13. Perfetto. L'ETF del Nasdaq 100 che volente o nolente è quello che tira su il rendimento del portafoglio, quindi avrei fatto meno danni ad acquistare solo il Nasdaq. Comunque andiamo avanti così. Lightbridge, anche questa è abbastanza ballerina come azione singola, implicata nello sviluppo di tecnologie legate al nucleare. Abbiamo poi NIO, un'azienda cinese del mercato automotive, poi China Molybdenum, grandissimi, 1137, Zijin Mining Group, 741, Nova Nordisk che si è ripresa leggermente, molto bene anch'essa. Vediamo. Dai, ce l'abbiamo fatta ragazzi, aspetta che salvo. A dirvi la verità pensavo di essere in negativo. E invece l'abbiamo sfangata perché riferito al mese di novembre eravamo a 217.000 circa e invece adesso abbiamo raggiunto e superato i 220.000. Oddio, superato, nel senso anche nel mese di ottobre eravamo a questa cifra, però abbiamo recuperato. Quindi la variazione sul mese precedente siamo in positivo di 1,32%. E in termini di euro 2.900 euro circa. Facciamo un commentino visto che è l'ultimo periodo dell'anno, quindi ok, questo qua è da inizio monitoraggio, vedete, pesca i dati dall'inizio e siamo in positivo del 18,92%. In termini di euro il nostro patrimonio nel corso di questi 2 anni è aumentato di 35.000 euro, quindi non male. Potevo sicuramente fare meglio, ho fatto degli errori durante quest'anno, però tutto sommato non mi posso lamentare, anche perché c'è stato un periodo di forti spese. Vedete qua, in un mese avevo speso uno sfracco di soldi, tipo 10-11 mila euro, quindi sono effettivamente uno spendaccione. E comunque, a parte gli scherzi,
Vi ricordo che posseggo appunto un'automobile privata, il valore che inserisco lo vado a inserire a gennaio 2026 su Autoscout tenendo una valutazione media, insomma non tengo né il minimo né il massimo. Ovviamente posseggo una casa di proprietà, l'ultima valutazione è stata fatta nel 2024, quindi tenete buono ragazzi quel valore qua. Come dicevo anche in precedenza, mi piace avere molta liquidità che utilizzo anche come fondo di emergenza in abbinato al secondo conto corrente, anche se il secondo conto corrente lo tengo più che altro nel caso in cui dovessi avere problemi con la mia banca principale, insomma, ho un altro bancomat, un altro IBAN e quindi fa sempre bene avere, almeno dal mio punto di vista, un altro piccolo conto corrente. Negabile che l'investimento peggiore è l'Austria 2117, quindi vedete qua quando comunque i tassi stavano ancora calando che il rendimento era abbastanza buono e quindi pensavo potesse andare bene, invece siamo tornati ai livelli di inizio investimento, anzi siamo molto sotto, quindi vi ricordo che tutti i miei investimenti, come dire, non ho la necessità di venderli, in quanto comunque tengo molta liquidità che mi serve per le spese di tutti i giorni, per i vari acquisti e quindi posso permettermi di tenerli anche nel lungo termine. L'unica cosa che cambia è nel caso in cui decido di cambiare asset allocation, quindi probabilmente con della nuova liquidità magari intervengo andando ad acquistare altri ETF, altre azioni singole, obbligazioni. Quindi questo lo lascio correre in quanto questi 6.325 euro agli effetti non mi servono e quindi se la fortuna sarà dalla nostra parte, anche in quel caso lì l'Austria magari si apprezzerà e quando arriverà una determinata cifra, non lo so, 8.000, 9.000, magari aumenterà anche di più, magari deciderò di venderla, ma solo per una mia decisione personale e non data dalla necessità di avere liquidità. Bene, dopo questo pippone, stesso discorso per le criptovalute, qui come detto in precedenza vengo da dei problemi con FTX e dal crollo di Luna, quindi queste qua adesso convertite in stablecoin probabilmente le terrò per tutto il 2026. Dopodiché intanto penserò alla nuova asset allocation crypto da acquistare nel corso dei mesi, quando effettivamente ci saranno le condizioni. Passiamo poi al mio cavallo di battaglia che comunque ha continuato a performare bene durante tutto il 2026, che è ovviamente il Nasdaq 100. Come dicevo prima con una battuta, forse era meglio che compravo solo l'ETF del Nasdaq a questo punto invece di comprare tutto sto cinema. Comunque a parte gli scherzi continuerà anche nel 2026, quindi ovviamente non lo andrò mai a vendere, questo è l'obiettivo per il 2026. Al massimo vi anticipo già che invece 1.000 euro al mese magari ce ne metterò 900-800 per tenermi da parte della nuova liquidità per il famoso ETF che voglio acquistare, che probabilmente sarà ETF azionario, quindi di obbligazioni ragazzi qua non ne vedete. Abbiamo poi Lightbridge che mannaggia me, forse dovevo prendere profitto nel mese di ottobre, forse questa è una delle mie pecche, diciamo che ho problemi a vendere come potete vedere. Diciamo che le azioni singole tutto sommato ho delle buone intuizioni, però poi dopo agli effetti devo riuscire a fare take profit, quindi anche il 2026 cercherò di migliorare da questo punto di vista. Discorso a parte il mercato cinese, come vedete qua, NIO, China Molybdenum e Zijin Mining Group, questi continuo a fare al pack. Quindi questi per tutto il 2026 li vedrete. Io ci butto dentro 100 euro al mese in tutte e tre le azioni perché comunque ci credo abbastanza. Novo Nordisk, questa farò una riflessione per il 2026 se tenerla o venderla. Quindi quelle che probabilmente andrò a vendere forse sono Novo Nordisk e Lightbridge, queste due. Comunque poi non vi spoilerò nulla anche perché è tutto in divenire.
Bene, quindi abbiamo concluso con l'analisi del mio patrimonio. Comunque da inizio monitoraggio il patrimonio è aumentato di 35.000 euro, quindi nel corso di 2 anni, quindi 17.000 euro circa per anno, se vogliamo fare un paragone. Vediamo il dicembre 2024, dov'è? Dicembre 2024 era aumentato di circa 7.000 euro. Beh, quest'anno nel totale siamo a 35.000 euro, quindi possiamo essere anche soddisfatti. Vedremo se nel corso del 2026 avremo delle grosse spese. Bene, possiamo salvare. Come di consueto, adesso ci spostiamo nell'altro file Excel che andiamo a fare un focus sull'ETF del Nasdaq 100. Eccoci qui nell'altro file Excel chiamato File per Pack. Questo file Excel l'ho preso in prestito dal professor Coletti nella puntata risparmioforo e quindi sicuramente l'ho saputo spiegare meglio di me. Prima di spiegare un attimo il file Excel volevo farvi vedere, non ve lo faccio mai vedere quasi mai, il broker Scalable Capital in cui detengo tutte le azioni. Io di solito metto i valori, mi tiro già giù i valori per comodità nel foglio Excel. Comunque questo qui è il mio portafoglio completo. Ecco, qui c'è la Molybdenum, l'ETF del Nasdaq 100, Lightbridge, NIO, Novo Nordisk e Zijin Mining Group. Tutte azioni comunque in territorio positivo e su cui vedete appunto il pack attualmente innestato: 1000 euro, 100 euro su China Molybdenum, 100 euro su NIO e 100 euro su Zijin Mining Group. Quindi fidatevi ragazzi, non sono dati inventati. Così come anche l'Austria, come dicevo anche in altre puntate, l'Austria 2117 purtroppo ve la faccio vedere poco, così come anche i conti correnti, perché devo cancellare molte informazioni, quindi la schermata ci metterai mezz'ora solo per cancellare tutti i dati. Comunque se avete necessità basta che me lo scrivete nei commenti, io ve la faccio vedere ben volentieri. Quindi torniamo a bomba qui sul file Excel, file per pack. Io cosa ho fatto? Ho copiato i 3 fogli e li ho datati in base alle mie esigenze, facendo un'ipotesi: 1000 euro al mese per 30 anni sul Nasdaq 100, 16,6 il rendimento medio lordo degli ultimi 16 anni del Nasdaq. Questo valore l'ho preso a dicembre 2023. Ovviamente qui il file Excel ha fatto tutto il suo bel lavoro. Io dopodiché ho copiato questi 3 fogli, vedete, e ho tolto il 16,6% in quanto effettivamente ho attivato questo pack. Bene, prima andiamo a inserire i valori e dopo andiamo a commentarlo assieme. 1000 euro è sempre l'acquisto fatto dal mio broker. Tiriamo giù il totale dei versamenti e ora adesso cosa facciamo? Andiamo a inserire il valore visto in precedenza del Nasdaq 100, quindi 27.928. Potrebbe modificarsi visto che lo andrò a prendere poi anche il 31 di dicembre. Ora ricordatevi 27.928 per dicembre 25, andiamo a vedere il valore. 27.915, quindi per una questione di pochi euro al momento non possiamo dire di aver raggiunto, diciamo, l'ipotesi fatta. Quindi torniamo a bomba qua, copiamo il formato. Infatti per quanto riguarda i colori vi ricordo che utilizzo il verde se il mio investimento è positivo e ben oltre le aspettative fatte qua nei calcoli. Utilizzo il colore arancione nel caso in cui è sì in positivo però inferiore all'ipotesi fatta, come in questo caso, e utilizzo il colore rosso nel caso in cui il mio investimento è proprio in negativo. Per adesso è capitato solo 3 volte, 13 mesi in positivo e 7, anzi adesso 8 leggermente positivo. Per quanto riguarda poi la chiusura dell'anno, l'andremo a vedere a gennaio 2026, nel caso appunto che si chiuda il 2025 in territorio o molto positivo o comunque in positivo. Comunque, come dicevo in precedenza, sono molto contento per quanto riguarda
l'ETF del Nasdaq 100 e a dirvi la verità, anche se ci dovesse essere un calo del 20 o 30%, continuerei comunque ad accumularlo senza problemi, ve lo dico sinceramente. Bene, possiamo salvare. Ragazzi, mi sono accorto che 27.928 è superiore all'ipotesi fatta, 27.915. Quindi il colore da attribuire è il colore verde. I mesi leggermente in positivo vanno a 7 e quelli decisamente in positivo vanno a 14. Comunque, come detto in precedenza, vedrò il 31 di dicembre come andrà a finire. Per il momento ho fatto questo piccolo errore. Buon proseguimento quindi. Bene ragazzi, l'altra puntata volge al termine. Se avete domande o richieste riguardo questo per le scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Colgo l'occasione nuovamente per augurarvi buone feste e di passare un capodanno in serenità e con le persone che più amate. Noi ovviamente ci vediamo nuovamente nel 2026 con i nostri update, le puntate di ETF Fight, insomma un sacco di contenuti. Non mi resta che quindi augurarvi un buon anno e che il 2026 sia ricco di buoni investimenti. Ciao ragazzi!